Sulla strada di Akasaka, a Tokyo, c'è una salita chiamata Kii no Kunisaka, che significa pendio della provincia di Kii. Non so perché si chiami così. Da un lato del pendio si vede un antico fossato, profondo e larghissimo, con alte sponde verdi che risalgono verso un qualche giardino. Dall'altro lato della strada si stendono le lunghe e alte mura di un palazzo imperiale. Prima dell'epoca dei lampioni stradali e dei jinrikisha, quel luogo dopo il tramonto era molto desolato e i passanti in ritardo preferivano fare lunghi giri pur di non affrontare da soli, dopo il calare del sole, la Kii no Kunisaka. E tutto a causa di un Myujina che soleva aggirarsi da quelle parti. L'ultimo uomo che vide quel Myujina fu un vecchio mercante del quartiere di Kyobashi, morto circa 30 anni fa. Ecco la storia, così come la raccontava lui. Una notte a tarda ora risaliva in fretta la Kii no Kunisaka quando scorse, sola, una donna accovacciata presso il fossato che piangeva amaramente. Temendo volesse gettarsi nell'acqua, si fermò per offrirle tutto l'aiuto e il conforto che potesse. Sembrava una persona esile e aggraziata, vestita con eleganza, e portava i capelli acconciati come quelli di una giovane di buona famiglia. «Onorevole damigella», esclamò avvicinandosi, «signorina, non piangete così. Ditemi cos'è accaduto, e se c'è modo di aiutarvi, sarò felice di farlo». E lo diceva davvero, perché era una persona molto gentile. Ma lei continuava a piangere, nascondendo il volto con una delle maniche lunghe. «Signorina», riprese, con tutta la dolcezza possibile, «vi prego, ascoltatemi. Questo non è posto per una giovane, di notte. Non piangete, ve ne supplico. Dite solo come posso aiutarvi». Lei si alzò lentamente, ma gli voltò le spalle, continuando a gemere e a singhiozzare dietro la manica. L'uomo le posò leggermente una mano sulla spalla e la supplicò: «Signorina, ascoltatemi. Solo un istante, signorina». Allora quella fanciulla si voltò, lasciò cadere la manica e si accarezzò il viso con la mano. E l'uomo vide che non aveva né occhi, né naso, né bocca, e urlò, dandosi alla fuga. Su per la Kii no Kunisaka, corse e corse. Davanti a lui non c'erano che buio e vuoto. Continuò a correre senza osare voltarsi, finché finalmente scorse una lanterna così lontana che pareva il luccichio di una lucciola, e corse ancora verso di essa. Era soltanto la lanterna di un venditore ambulante di soba, che aveva posato il suo banchetto sul ciglio della strada. Ma, dopo quell'esperienza, qualunque luce e qualunque compagnia umana erano benedette, e l'uomo si lasciò cadere ai piedi del venditore di soba, gridando: «Ehi, ehi!» brontolò aspramente il Sobaya. «Ehi, che avete? Qualcuno vi ha fatto del male?» No, nessuno mi ha fatto del male», ansimò l'altro. Solo vi hanno spaventato?» domandò il venditore, senza molta compassione. «Dei briganti?» «No, non dei briganti, balbettò l'uomo terrorizzato. Ho visto una donna presso il fossato e lei mi ha mostrato... Non posso dirvi quello che mi ha mostrato». Fece il Sobaya. «Era qualcosa del genere, E mentre si accarezzava il viso, questo divenne simile a un uovo, tondo, liscio, e nello stesso istante la luce si spense.